benvenuti in questo nuovo video. Scusate per l'assenza dei video sul canale, ma questo mese è stato strapieno di impegni. Tutte cose ovviamente positive. Vi do soltanto un piccolo spoiler prima che incominciamo questo video. Dario arriverà il 21 novembre a Dubai. Faremo tantissimi video qua a pescare insieme. Non vedo l'ora, ragazzi. Comunque, banda alle ciance, cominciamo con questo video. A presto! Io sono andato a pescare a Moon Island. Moon Island è un'isola creata dall'uomo che si trova a 60 miglia nautiche dalla costa di Dubai. Quest'isola praticamente puoi trovare di tutto, dai pesci pelagici fino ai pesci di barriera. Fortunatamente questo video ho fatto un po' di tutto. Vedetevi il video, ragazzi. Dato che questo giorno c'era un po' di corrente, questa non è la prima immersione, ma la terza o la quarta, dato che ci ho avuto un po' di tempo per trovare lo spot di pesca. In questo video finalmente e fortunatamente, grazie anche alla limpidezza dell'acqua, ho trovato lo spot. Mi sono immerso e ho fatto un piccolo aspetto. Dato che già sapevo che in questo spot passavano dei predatori come cernie o snapper, lo snapper è tipo il dentice dell'Italia, ho cercato di fare un aspetto e di fare dei richiami. Dato che ho visto anche un po' di mangianza che sfrecciava, ho notato che c'era un predatore in giro perché la mangianza era impaurita. Quindi ho aspettato e fortunatamente dopo abbastanza tempo mi è spuntato questo bellissimo red snapper. Ho fatto un bel colpo e me lo sono portato a casa. Come potete notare dal video mi sono passate tantissime orate sotto, ma siccome sapevo che in questo spot passavano i red snapper, ho deciso di lasciar stare le orate e cercare di optare per una preda un po' più importante. Quindi questo di nuovo vi fa vedere l'importanza di lasciar stare certe volte una preda per poter cacciare o trovare una preda molto più importante. Un piccolo tip. I pesci come cerni, snapper o anche dentici, pesci diciamo che tendono a infilarsi nelle tane, sparateli o in centrocorpo oppure nella testa, perché quello è l'unico modo dove quel pesce non si infilerà in tana. A meno che, diciamo, la cernia o il pesce è già in tana, io vi consiglio sempre di non sparare a meno che quel colpo che farete al pesce è al 100% sicuro e siete al 100% sicuri che lo uscite quel pesce dalla tana, perché una volta che il pesce entra in tana, se non è sparato bene, è perso, pesce perso. Come vi ho già spiegato, l'isola è stata costruita dall'uomo, quindi quest'isola sta sopra delle rocce e quindi i fondali diventano profondi molto velocemente. In questa zona, io sono nella zona della sabbia, dato che certe volte a Dubai, nei fondali di Dubai si trovano delle chiazze di coralli, qua ho trovato questa chiazza di coralli dove certe volte puoi trovare o gli sceri, che sono gli Spangled Emperor, cioè un altro tipo il pagro per farvi capire a voi, e poi si possono trovare questi pesci che si chiamano Sweet Lip. Questo pesce è stato veramente catturato in caduta perché l'ho notato mentre stavo scendendo e poi ho cercato di vedere se c'erano qualche altro pesce, però ho notato che erano degli esemplari molto grossi e quindi in caduta mi sono posizionato in un posto dove mi trovavo abbastanza tranquillo a sparare, ho sparato al più grande e l'ho preso. Questo esemplare era di 2,5 kg anche. In questo video io non avevo nessun piano,
Sapevo soltanto che questo spot era buono per i predatori, qualsiasi predatore, perché c'era corrente e tanta mangianza. Quindi mi sono posizionato con il fucile che puntavo controcorrente e guardavo la mangianza. Tutto in un tratto sento un boom, mi giro e vedo questo kingfish che alla fine era 4,5 kg, questo kingfish che sbuca dal nulla. E fortunatamente col poco tempo che mi ha dato ho fatto un colpo che secondo me era basso, però dal video si nota che mi sa che gli ho preso la schiena e l'ho fermato. Vedete il video, ragazzi.